Il V6 del DTM è nato con la clausola che il motore doveva derivare dalla serie e con un po' di magnanimità l'interpretazione che i tedeschi dettero alla derivazione dalla serie era lo stesso angolo di V del motore di serie e lo stesso interasse dei cilindri. Questo cosa ha fatto sì che per i primi 3 anni abbiamo usato il motore derivato dal V6 Alfa Romeo, quello di normale produzione. Poi i motoristi si sono accorti che la configurazione a 60 gradi non era ottimale, sarebbe stato meglio trovare un 90 gradi. 90 gradi nella produzione di motori, c'era solo un motore a 90 gradi prodotto in una quantità, che era quello della Montreal, però aveva i cilindri molto vicini tra di loro, perché non avrebbe permesso di avere dei pistoni di alessaggio adeguato, e quindi quella era una cosa che... E scartabellando nelle varie cose io mi sono accorto che l'Alfa Romeo a un certo punto ha cessato di esistere come Alfa Romeo ed è confluita nell'Alfa Lancia industriale per pochi anni, 2 anni, 3 anni. Quindi nella sua storia l'Alfa Romeo ha prodotto anche vetture Lancia. Quindi sono andato a pescare l'unico 96V 90 gradi che è esistito in Europa, che è il PRV, Peugeot Volvo Renault, montato anche sull'alto di gamma della Tema. Quindi quella macchina lì ha il motore derivato geometricamente dalla Tema. Poi chiaramente per non omologarlo così, perché bisognava fare caso, ho omologato anche quello della Montreal, che non è mai servito a nulla, ma era solo un paravento. In realtà il motore, quel signore tedesco probabilmente ha avuto qualche sentore di questa storia, e devo confermare che è vero, cioè il motore, se uno prende i documenti di omologazione del DTM, che credo di aver dato qui al Museo dell'Auto, e si vede chiaramente che il motore base è il PRV della Lancia Tema, tenuto chiaramente nascosto per motivi di marketing. Andate bene così. Motore che è stato anche osteggiato parecchio dalla direzione Fiat, perché ormai il DTM aveva la sorte segnata, non si voleva, paradossalmente non si voleva neanche che la macchina vincesse troppo, portare avanti troppi sviluppi, cioè gonfiare troppo una cosa che comunque si sapeva che dopo l'ultima gara si sarebbe chiuso l'attività, sarebbe orientata su altri obiettivi. La 156 era in cantiere, si voleva lasciare il DTM, si stava chiedendo cosa fare, c'era già in cantiere la formula della vettura a trazione posteriore, per cui mai l'Alfa, che aveva rinnegato la trazione posteriore ed era fermamente convinta della trazione anteriore, vedi 156, mai avrebbe fatto una vettura da corsa a trazione posteriore, anche con una silhouette così. Esistono così, abbiamo fatto diversi studi, ma proprio studi di massima, di 156, di macchine DTM 97. Il concetto era fare una monoscocca in carbonio vestita della scocca del 156. Ci siamo fermati, l'oggetto più concreto che si è fatto, un modellino del telaio, e poi si è fermato lì. Rispetto alle concorrenti dell'epoca, quindi Mercedes, Opel, quali vantaggi e quali svantaggi aveva la 155 nel DTM? Ma era una formula in cui tutto sommato vantaggi e svantaggi si colmavano. Sicuramente l'Opel aveva il vantaggio enorme di essere un coupé, usava la calibra, era una spanna più bassa, per cui velocità massima e il vantaggio della Mercedes, quello di essere un trazione posteriore. I vantaggi poi delle macchine tedesche, che il regolamento era scritto dai tedeschi in tedesco, per cui io, che non sono tedesco di lingua madre, il tedesco non lo so parlare, mi servivo dell'interprete, e l'interprete comunque filtra certe cose. Io ricordo una discussione molto amichevole che ho avuto col mio equivalente
della Mercedes, con cui tra l'altro ci si frequentava a Parigi, le commissioni varie. E ma secondo me lì hai fatto un errore, perché sul testo è scritto così e tu hai fatto la macchina così. Secondo me devi toglierla quella cosa, è una posizione della presa aria freni. E lui guarda, ma no, la macchina è cosa. Guarda il testo tedesco, era scritto in un modo, il testo in inglese tradotto dal tedesco all'inglese era scritto in un altro modo. E io che l'ho fatto la macchina, passando il testo in inglese, ho fatto la macchina meno competitiva. Quando me ne sono accorto, poi chiaramente mi sono ricordato, fa sì, hai perfettamente ragione, la tua macchina, e quindi questo è una cosa fondamentale, quando il dominio della lingua madre, della lingua è fondamentale, quando poi vai a volte a rosicchiare il centesimo di millimetro per essere competitivo. Ritornando all'analisi, il 155 sicuramente ha avuto il vantaggio di avere una squadra molto ben rodata, affiatata, peraltro anche Mercedes è una squadra AMG, per cui direi che i vantaggi che vedo negli altri rispetto a noi, la sola trazione posteriore per il DTM, che in alcune gare era un vantaggio. Poi Mercedes aveva fatto una cosa anche lì al limite, secondo me anche un po' al di là del limite, aveva una zavorra mobile nel baule che in accelerazione si spostava a livello paraurti e poi in frenata si portava a livello del differenziale per non creare troppo momento polare di inerzia. Questa era una furbata che non era scritta da nessuna parte, loro tirando in ballo anche dei soloni della FIA, dicendo che la sospensione era libera, quello era un'interpretazione estremamente valida del concetto di controllo della massa, insomma, hanno fatto su uno sproloquio. Comandavano un po', alla fine poi comandavano un po' troppo sul regolamento, cioè loro lo interpretavano e noi gli davamo un po' dietro. Ecco. Peraltro ogni tanto qualche sconto me l'hanno fatto anche a me, perché devo dire non erano liberticidi nel regolamento. Se guardate la macchina che è esposta qui al Museo dell'Auto su, vedete quella carenatura della porta anteriore, che quello è lo specchietto retrovisore, perché da nessuna parte è scritto che lo specchietto retrovisore deve essercene uno solo per lato. Io ne avevo messi due e li avevo congiunti con una garbata carenatura. Quello evitava un vortice che si innescava e andava a rovinare l'ala dietro. Quindi la stessa persona che ha dato ragione alla Mercedes per la zavorra mobile ha dato anche ragione a me per questo specchio. Quindi c'era molto spirito molta libertà, ti divertivi anche a inventarle di notte e a realizzarle di giorno. La 156 fu una sorpresa un po' per tutti, credo. Sicuramente è stata una grossa e bella sorpresa, nel senso che era una macchina, è stata la prima vera, secondo me la prima vera alfa trazione anteriore, mentre la 155 aveva una forte eredità, pianale della tipo, sospensione della tipo, c'erano dei peccati di gioventù che abbiamo fatto di tutto per rimediare, per rendere la macchina competitiva. 156 aveva fatto un salto di qualità già dalla base, davanti quadrilateri, dietro il retrotreno multilink che era quello della Delta poi, quindi una precisione di guida assoluta, è stato fatto un gran bel lavoro. Noi avevamo tanto anche maturato parecchie esperienze di superturismo con la 155 e nel 90, l'ultimo anno, 93, 94, 95, 96, il 97 l'abbiamo dedicato alla progettazione della 156, progettazione che è stata affrontata a Torino per la parte teleistica, a Torino Chivasso per la parte teleistica, e a Milano si sono occupati per il motore. Il motore che nel frattempo era ancora un trazione anteriore, ma era fra l'asse anteriore e il parafiamma, non era più a sbalzo ma era centrale, quindi questo ha creato sicuramente
un vantaggio, più peso sul retrotreno, meno peso a sbalzo, quindi un momento polare di inerzia ridotto, un forte miglioramento delle caratteristiche di inserimento della vettura, molto più facile, molto più moderna, molto più istintiva da guidare. È stato un grosso passo avanti. Quindi diciamo che quello che ha avuto la serie di vantaggio noi l'abbiamo ereditato in pieno, sicuramente. In quegli anni c'era il campionato più completo degli ultimi anni forse, perché militavano integrali, posteriori e un anteriore. Sì, c'era il Superturismo, c'era l'Audi, c'era BMW, c'era stato un grosso campionato, è stato un bel campionato. Sicuramente è stato entusiasmante battersi con queste vetture. Ecco. È vero che ci fu una 159 che stava per nascere per il turismo? È stato fatto un lavoro di indagine, ma io ricordo che ero andato allo stabilimento pilota, che era diretto appunto da Gaffino, dal direttore qui del museo, e a vedere questa macchina, ma era assolutamente inadatta a diventare una Superturismo vincente, ma perché era di taglia troppo alta, era un berlinone, non era una berlinetta, cioè il 156 tutto sommato aveva ancora la concezione della vettura media europea. Questa era nata per l'alto di gamma con delle soluzioni a volte anche casualmente negative, come era attaccato il braccio anteriore non permetteva che era dentro un longherone, quel regolamento non si sarebbe potuto cambiare, quindi venivano fuori delle complicazioni enormi e poi coinciso anche con il disimpegno della Fiat, dalle corse, c'è stato un po' questo cambio. Ecco. E la 156 GTA, la stradale, com'era? Ma non ho dei grossi ricordi, avevano chiesto, l'unica cosa che ricordo è che mi avevano portato via un po' di personale perché era stato dirottato a Mirafiori per fare dello sviluppo. Una macchina che di GTA secondo me aveva poco, aveva questo bel motorone, una grossa berlina, una bella berlina, un grosso risultato di bilancio, una gran macchina, però che fosse una GTA, cioè, piccola e leggera, no, ecco. Poi è venuto fuori su quella falsariga, è venuto fuori anche la 147 GTA, sempre col 3002 V6. Erano macchine che avevano la loro nicchietta, però non sono mai riuscite veramente a lasciare il segno nella storia come è stata con il GTA, come la Giulia GTA. Oggi finalmente è tornata un'Alfa berlina un po' più compatta, più leggera, più raccolta intorno al pilota, che ricorda più la 156 come proporzioni che la 159, ed è la Giulia. La vettura del ritorno, speriamo che sia all'altezza della concorrenza, una grossa sfida sicuramente per la macchina. Ma l'Alfa Romeo se lo merita, cioè un marchio così non può continuare a vendere, pensiamo al mercato italiano, vende più la Lancia con la sola Y che l'Alfa Romeo, quindi vuol dire che i modelli sono invecchiati. Mi auguro che sia il primo passo per una rinascita. Io non so, questa cosa la chiedo ma non sono sicuro. La Fulvia prototipo del 2003, quella che fece Forneri. Quella che fece Forneri. Il bravo Forneri si è comprato una barchetta e ha fatto la Fulvia perché era un intraprendente, perché era una persona piena di entusiasmo per il proprio lavoro. E mi dispiace ricordarlo proprio oggi che l'ho visto passare a miglior vita. È stata un'iniziativa molto così, al di fuori delle linee ufficiali, e Fiat ha pensato bene di non dar seguito. Credo che sia un errore, cioè, lo crediamo in tanti, poi probabilmente il destino di Lancia era già segnato, non si voleva ridurre. Probabilmente la decisione di ridurre Lancia non più a un marchio ma a un modello come è oggi, perché c'è solo più la Y, le altre non sono vetture, ecco, cioè, sono delle Chrysler ritargate, meglio non farle certe cose.
un marchio come Lancia non va sprecato, poi il pubblico lo capisce. Infatti il problema è che cercano di prendere in giro con questi ricarrozzamenti, la Tema, Sì, la Tema poi fate anche, c'è stata la Delta, quella fatta giù, c'è stata una serie di modelli sbagliati, per cui puoi solo ucciderlo un marchio, cominciando la Delta Sud, anche quella con la base, quella che ho sostituito dopo il Deltone, è venuta ancora la Delta, quella che si faceva. La KPE, che era una macchina veramente priva di fascino, cioè, senza poi di lì ne sono venute fuori tante, ecco. Basti pensare alla Flavia, tutti Flavia. Vabbè, la faccio un po' a tutti. Le auto che le sono rimaste nel cuore e perché? Ma che ho fatto? Anche quelle che non ha fatto lei, dopo. No. Allora, le auto che ho fatto io nel cuore, la Lanciarelli, ovviamente. Allora, la Lanciarelli sicuro, l'S4 no, poi il Deltone perché è stato appunto una macchina che è stata un po' la sintesi di tutta l'esperienza sui Delta. La 155, quella che ha vinto il BTCC, proprio perché è nata di impeto, è nata con le appendici aerodinamiche fortemente voluta da me e da Pianta, che Pianta aveva l'asso nella manica, suo fratello era direttore di tutta la produzione Fiat Lancia assieme, per cui quando telefonava al fratello, il fratello ritelefonava a volte e quindi trovavi, non dico le porte aperte, ma anche i tappeti, per cui tutto quello che chiedevamo lo facevano, specialmente a Napoli, lo facevano con enorme entusiasmo. Devo dire, questo è stato un bellissimo ricordo di quell'avventura del 155 Silverstone che ci ha permesso di vincere il BTCC. Altre macchine che mi sono rimaste nel cuore, e adesso permette di sorridere, è la Palio da Rally, che era un po' l'idea sorrisa, che è stata una macchina che ho fatto praticamente da solo, nel senso che io ero ancora responsabile, teoricamente ero ancora responsabile della progettazione, però ormai ero affiancato da un ingegnere che oggigiorno è in Hyundai, che è Andrea Adamo, che aveva preso le redini della progettazione e come giustamente io gli ho dato tutto lo spazio che meritava. Io mi sono tenuto, i lavori e i rapporti con la federazione, erano gli anni della guerra Alfa BMW per il Super 2000, eccetera, 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 quindi ero più a Parigi in giro per Europa che in ufficio. E poi così a tempo perso mi sono fatto anche la Paglia da Rally, che ho seguito come progetto minore nel tempo lasciato libero e mi sono divertito tantissimo, abbiamo fatto l'omologazione, fatto quello. In ultimo, l'ultima cosa a cui ho dedicato del tempo è la Panda, il trofeo Panda, anche quello è stato nato proprio così, con molto, così, molto empirismo, addirittura fatto con l'aiuto di preparatori esterni. Queste sono macchine così, che ricordo così di primo acchito, poi direi quelle. Ecco. Di quelle che non ha fatto lei invece? La corsa? Tutte. Era 500 bicilindrica, quello è stato il mio sogno di quando studiavo, e per cui quella sicuramente è stata sogno, poi me ne sono comprata una, ho fatto preparata, poi ho fatto un fuoristrada per andare in montagna, era semplicissima, che ti divertivi anche proprio una specie di meccanico. Secondo me macchine che hanno fatto la storia, il 500, la 600 della Fiat, la stessa 127, la Citroën, la DS, la 2 cavalli Citroën, le Lancia, ecco, la Lancia Lambda, la Lancia Aprilia ad esempio, sono macchine che, riferendole al periodo in cui sono nate, sono sicuramente dei grossi passi avanti rispetto a quelle che era la tecnologia. Direi quelle, ecco. Partendo dalla 131, una parola o poco più per descriverla, sempre macchina da corsa. 131 Rally era un camion. Lanciarelli, il primo amore non si scorda mai.
L'S4 è una sofferenza, è stata una sofferenza sotto tanti aspetti, è stato un brutto periodo. La Delta è stata la macchina della maturità. 155 che è venuto dopo la Delta, direi che è stato un cambio completamente di attività, quindi con tutta, cioè uno stravolgimento concettuale, il modo di fare, il modo di sviluppare, è stato veramente non dico cambiare capitolo, ma proprio cambiare volume nel corso della propria vita. 156 è stato un grosso lavoro dal punto di vista ingegneristico, però l'ho vissuta con più distacco, perché ormai la squadra corse non era più quella dell'Alfa, ma era la Nordauto, per cui l'ho sentita un po' meno vicina. Ecco. Beh, ho chiesto tutto. Chiesto tutto?